Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera. È obbligo di riscatto di mercoledì 2 luglio del 2025. Buona giornata a tutti, buon mattino, buon mercato, visto che oggi dobbiamo raccontare di un rilancio importante. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Simo, come diciamo sempre, soprattutto a chi ci supporta attraverso i mi piace, quindi cliccate il pollicione all'insù, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per le notifiche e se vi va abbonatevi a Squadra Livello 1 2,99 per aiutarci anche proprio praticamente, economicamente con insomma il lavoro che facciamo. Esattamente. In pratica chi vedrà questo video avrà tipo gli ultimi minuti per fare l'upgrade dell'abbonamento prima che l'abbonamento da 0,99 intorno all'ora di pranzo non ci sarà più. E quindi se volete fare l'abbonamento senza perdere appunto lo storico dei vostri mesi, anni di abbonamento, dovete farlo ora oppure perdete l'abbonamento. Mi spiace per me in primis, e poi anche per voi, per l'abbonamento in sé. Va bene, parliamo di soldi a questo punto, visto che ci siamo, parliamo di soldi. Allora, è arrivato l'ultimo rilancio, un vero e proprio rilancio questa volta, non magari l'aggiunta di 1 milione o due, insomma. È un rilancio importante, nel senso che il Milan ha sfondato finalmente la quota da 30 di base fissa, è andato a 32 per Ardon Yajari del Bruges, più altri 5-6 milioni di bonus, per un totale che si aggira intorno ai 37-38 milioni. Ora, amici del Bruges, noi ci siamo, abbiamo fatto quello che in teoria dovevamo più o meno fare. Non siamo arrivati ai 35 più 5, va bene. Siamo a 32 più 5 più 6. Balan 2-3 milioni. Che vogliamo fare? Dobbiamo stare qui a contare le monete? No, a questo punto, dai, avete ottenuto quello che dovete ottenere, ci siamo divertiti per l'ennesima volta a fare 20 giorni di trattativa, un mese di trattativa, divertimento è passato, buona così adesso, dai. No, sì, sì, cioè, la speranza è quella, la speranza è che insomma siamo arrivati a un punto finale con Yashari, cioè Mm. siamo arrivati all'offerta che serviva, siamo arrivati a superare quello che il Bruges chiedeva e quindi la speranza è quella, cioè che questo ultimo rilancio sia quello finale, sia quello definitivo, sia quello necessario e soprattutto sufficiente a convincere sia il Bruges, lui è già stato convinto, lui vuole venire al Milan, non vuole ascoltare altre squadre, altre offerte e quindi dopo questa classica, mi verrebbe da dire, tarantella belga, o belga anzi, che è più corretto, dopo questa classica tarantella belga speriamo che quest'ultimo rilancio sia quello decisivo, anche perché Simo, cioè 38, 37, 38 tra tutto, non sono pochi. No, no, per niente. Sono una cifra considerevole, nel senso che stiamo prendendo un giocatore che riteniamo pronto subito per fare il titolare, per essere a disposizione del Milan di Allegri già dalla primissima giornata. Ma d'altronde lo stiamo prendendo per questo, perché lo reputiamo un giocatore già abile e arruolabile. Poi che insomma, la spesa varrà la resa, questo lo dirà il campo, come al solito, non ci sono mai operazioni di mercato totalmente sbagliate in partenza. Vediamo, vediamo cosa sarà. Aspettiamo la risposta del Bruges nelle prossime ore. Bruges che ho letto dai nostri amici di Newsblood, che peraltro sta per radunarsi o quasi nei prossimi giorni, nei prossimi 1 o 2 giorni si raduna a Londra per andare a far partire la propria stagione e quindi insomma, capiamo anche che magari se riusciamo a quagliare la situazione prima che il ragazzo si unisce al raduno, poi c'è la solita tarantella, va, non va, se riusciamo a chiuderla bene, perché viene qua da noi prima, fa le benedette visite mediche prima del 7 e quindi il 7 è già a Milanello magari per far partire il ritiro già dal primo giorno di ritiro con Massimiliano Allegri, che ha sempre voluto questo ragazzo e che a questo punto
Dai, in un modo o nell'altro, spinta dopo spinta, partendo dai 27 più 3, siamo arrivati ai 32 più 6 più 5. È Ci un siamo. bell'andare. Simo, ti faccio una domanda e la faccio anche ai nostri ascoltatori. Mm. In attesa che poi arrivino le ultime conferme finali e che effettivamente il Bruges accetti questa offerta, io mi auguro di sì, non voglio pensare al Bruges che rifiuta anche questa, onestamente, perché non ne ho più. Beh, con, No, con no, il no, Bruges, ecco, vedi, infatti anche la tua telecamera andata via la videocamera, amici non del è troppo. Bruges. Cioè, Bruges, non ci spegnete anche le videocamere. Allora la faccio ai nostri ascoltatori mentre cerchiamo di recuperare la tua videocamera. Eh, Ricci, Fofana, Modric, Yashari, Loftus-Cheek e per ora siamo a questi 5 qua. Sì, Basta? Serve qualcos'altro? O il centrocampo con Yashari si chiude? si chiude fin quando non si apre la possibilità, penso, per giocatori che ci possono interessare in caso di partenze. Perché insomma devono partire giocatori che magari hanno in questo momento dei contratti pesanti, Benasser, hanno magari delle offerte interessanti sul tavolo, Yunus Musa, hanno magari l'opportunità di andare ancora in giro a giocare, Pobega, Adli, insomma, i centrocampisti, va che siamo pieni, eh. Nel senso, al di là della qualità, che poi possiamo dire, però il reparto con Fofana 1, Adli 2, Pobega 3, Benasser 4, più i tre possibili nuovi, Modric, Ricci, Yajari. Sono 7 per 6 posti. Musa. Scusa, Musa, 8 per 3 posti. Vuol dire che con una competizione sola, se giochi a 3, sono due già che sono oltre il classico gioco delle coppie. Ehm, per far arrivare probabilmente nel caso nono, devono uscirne almeno due o tre, Mm. almeno. Perché sennò Staremo a facciamo una vedere. rosa da 25, cioè, che non ha senso con 38 Quindi partite. tu pensi comunque al netto di ulteriori cessioni, nel senso che via tutti, quindi via Dli, via Pobega, via Benasser, via Musa, che con Yashari il centrocampo si chiuda. Sì, ma questo è un discorso che stiamo facendo tra me, te e gli ascoltatori, non è una notizia. No, no. Pura sensazione mia personale, quando il Milan ha chiuso per Ricci, ha chiuso, ma diciamo così, almeno per ora, magari in vista di probabili nuove cessioni, eccetera, per Xhaka. Nel senso, una volta che è arrivato Ricci, abbiamo messo una X sopra Xhaka, per come la vedo io. Poi, se si riapre, perché magari, che so, va via sia Musa che Benasser che Adli. E allora a quel punto magari puoi anche fare l'investimento di 2 o 3 milioni in più per aggiungere a questi 11-12 milioni da mettere in più, 12, 13, 14, quelli che servono per Granit Xhaka. Però ti sei quantomeno, non è bello il termine, ma cautelato con Ricci. Poi, se riesce a liberare ulteriore spazio a centrocampo, arriverà qualcun altro. Staremo a vedere. Lo spero, perché comunque sarebbe veramente un centrocampo molto più logico, molto meglio costruito e molto più completo rispetto a quello dell'anno scorso, che ha perso un giocatore di altissima qualità, cioè Tijani Reinders, ma aveva delle pecche proprio di struttura veramente importanti, tant'è che infatti non si è andati da nessuna parte. È uscita ieri, Henry, anche questa notizia di Gianluca Di Marzo di un possibile scambio di secondi portieri. Che onestamente era bello, non so, è fantasioso, cioè Gollini dalla Roma al Milan, Sportiello dal Milan alla Roma. Sì, Ok. va bene, cioè nel senso non penso che sposti niente nessuna delle due. No, a meno che non sia una questione di ingaggi, però dovremmo anche lì andare a capire quanto prende uno, quanto prende l'altro, Sportiello oppure prende una se no un questione, milione. oppure una questione di plusvalenze.
però cioè, non mi sembrerebbe un modo troppo adeguato, cioè No, ci può perché stare, vi ricordo che queste cose qui poi sono andate nell'occhio della magistratura per appunto, altre squadre. quindi non starei troppo a farle. Dovremmo, tra virgolette, cioè in modo simpatico, chiedere al buon caro vecchio Ricky Massara, cioè perché? Perché questo scambio? Magari glielo chiediamo. Magari Allora, sono questione andato di a vedere. spogliatoio, eh? Magari questione di spogliatoio, non lo so. Allora, Sportiello prende mezzo milione, quindi all'ordo prenderà 700-800 mila euro, cioè il Milan, dico, la tira fuori. Mhm. Boh, vabbè, ne parleremo a tempo debito, anche perché in questo momento siamo focalizzati su attendere questa benedetta risposta del Bruges, che se ci fa sta grazia di non stare qui a aspettare un altro rilancio per arrivare a 35 più bonus, era la richiesta iniziale, da dove praticamente non sono mai scesi. Insomma, spero che apprezzino la buona volontà, come è stato 3 anni fa ormai con De Ketelare. Era 35 più bonus la richiesta, siamo arrivati a 32 più 3 e hanno più o meno accettato a quel punto. In questo caso era 35 più 5, siamo arrivati a 32 più 6. Dai, su! Soprattutto se adesso non conosciamo la natura dei bonus, perché un conto è mettere che Yashari l'anno prossimo deve vincere lo scudetto, che so, per avere 1 milione, deve fare 12 gol per avere un altro milione, deve fare 50 presenze, impossibile perché non ci sono le coppe, però per averne un altro, quindi un conto sono quei tipi di bonus, un conto è alla 10ª presenza 1 milione. Cioè, bisogna Esatto. capire la natura dei bonus non si saprà mai, tanto al Mm, massimo si può dire sì, sono bonus facili, ma tanto le carte vere e proprie non si possono mai sapere mm. e quindi speriamo ardentemente Ma che, basta! che siccome non lo posso più fare su Chaka, che è Granit, i giochi di parole lo inizierò a fare con lui ardentemente che possa arrivare al Milan nel più breve tempo possibile. Almeno se teniamo questo benedetto reparto che è stato veramente non neanche martoriato, è stato poco considerato Mm. negli altri anni. Va Cioè, sono lasciato. stati presi giocatori. Sì, cioè, sono stati presi giocatori a centrocampo perché comunque sono arrivati in un modo o nell'altro, da Loftus, Musa, Fofana, eccetera, eccetera, ma semplicemente dicendo, fa il centrocampista, gioca a centrocampo e non fa il mediano davanti alla difesa, mi serve uno che abbia quelle caratteristiche da mezzala, ma mezzala non tecnica, magari un pochino più di sostanza, eccetera, eccetera, perché Iajari è una cosa, Renders è un'altra, ci sono proprio anche due categorie diverse di giocatori. Comunque, aspettiamo questa benedetta risposta del Bruges, è inutile che stare qui a montare la panna troppo, dobbiamo aspettare che il Bruges dica sì o dica no. Si dirà no, poi si apre tutto un discorso molto più lungo che riguarda anche lo stesso giocatore, visto che il giocatore non vuole ascoltare altro che le offerte del Milan, almeno per ora, e bisognerà fare anche i conti con la sua volontà. Amici del Sì. Bruges, dai, siamo tutti Dai, contenti. forza, dai. Su, non è difficile, basta dire sì, SI, non è difficile. Cosa manca ancora del mercato del Milan? Ma mancherebbe in teoria, a proposito di sì, quello di Malik Ciao, che anche oggi filtrano, ho sentito colleghi da Como un po' Mm, freddini. mm. Eh sì, lo sappiamo, col Como c'è questa doppia trattativa Morata-Ciao. Per Morata il sì deve arrivare dal Galatasaray e per ora non sta arrivando. E per Ciao il sì deve arrivare dal giocatore e per ora non sta arrivando. Quindi sono due trattative ancora lì, ma bloccate. Credo che Ciao sia più vicino alla fumata nera, se vogliamo, perché lui preferisce comunque la Bundesliga o squadre che giocano le coppe e ci può stare, perché come abbiamo sempre Deve stare detto, qua. esatto, stare qua, cioè, come abbiamo sempre detto, può giocarsi le sue carte, ognuno ha le sue preferenze per i centrali, di certo non parte indietrissimo nelle gerarchie, non parte avantissimo nelle gerarchie,
e si giocherà le sue carte se non ci sono offerte da squadre allettanti. Ecco, per ora il Como non è allettante per lui. Siamo arrivati in chiusura, Henry. Noi ci ritroviamo tra poco per lunch, per talk e poi per tutti i nostri approfondimenti, aspettando domani mattina le visite mediche di Samuele Ricci che seguiremo come al solito. Quindi ci vedrete qui e sui social e quant'altro a riportarvi appunto la prima giornata milanista di Samuele Ricci tra visite, idoneità, firme e quant'altro. Henry, grazie. Ciao! A dopo.